Sveglia! Dai, vaffanculo. Dai, vaffanculo. Eh sì, dovete svegliarvi perché oggi parliamo di uno dei più grandi combattimenti di Muay Thai mai fatti ad oggi. Sto parlando del match tra Diesel Noi contro Samat Payakaron. Parliamo, ragazzi, di due dei combattenti più forti mai esistiti ad oggi nella storia della Muay Thai. Samart è ricordato dai più come the greatest, il più grande fighter di tutti i tempi, un tecnico abilissimo, ex pugile, un atleta veramente di un livello altissimo, livello superiore se li confrontiamo agli atleti di oggi. Diesel Noi ricordato come the sky piercing knee, la ginocchiata che bucava il cielo, proprio perché lui era altissimo e il colpo che di più caratterizzava il suo stile erano le sue devastanti ginocchiate portate nella fase del clinch. In questo video andremo proprio a analizzare il combattimento tra questi due fenomeni avvenuto nel 1982, quindi un combattimento d'epoca, proprio come un'auto d'epoca. L'andremo a analizzare pezzettino per pezzettino, andremo a tirar fuori le tecniche più interessanti e vediamo se riusciamo a portarci a casa qualcosa da questo combattimento, anzi da questo vero e proprio reperto storico. Prima di entrare nel vivo del video però ti voglio dire una cosa, già lo sai se mi segui da un po'. Chi sono io? Io mi chiamo Claudio, sono un grande appassionato di Muay Thai e ogni giorno dal lunedì al venerdì qua su YouTube parlo di Muay Thai, di tutto quello che gira attorno a questo mondo. Infatti il canale si chiama Muay Thai e Thailandia. Vi chiedo una cosa: se siete appassionati di questo mondo oppure se avete intenzione di fare un viaggio in Thailandia da qua a breve, ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella, così non vi perdete nel prossimo nei successivi video. Ok? Basta marchette e iniziamo col video vero e proprio. Secondo me questo è uno dei combattimenti più belli nella storia della Muay Thai. Ora però lo chiedo a te, secondo te quali sono i combattimenti più belli della storia della Muay Thai? Ce ne sono altri? Ce n'è qualcuno di combattimenti in particolare che ti appassiona, che ti piacerebbe vedere analizzato, dove io vado a estrapolare le tecniche e possiamo poi riportarle nella nostra cassetta degli attrezzi da atleti di Muay Thai? Ecco, vammi a scrivere nei commenti quali dei combattimenti di Muay Thai secondo te andrebbero annoverati tra i più belli, più importanti nella storia della nostra disciplina. Scrivimelo nei commenti e facciamo un bel discorso qua sotto e io poi, se il combattimento mi piace, andrò a analizzarlo. Samart che cosa fa intelligentemente in questa fase? In questa fase cerca di evadere questo colpo, quindi lavora in maniera molto evasiva. Vediamo Diesel Noi che cerca di entrare portando le sue ginocchiate e Samart esce lateralmente variando anche guardia proprio per evitare questa devastante tipologia di colpi, che infatti poi vedremo in altri frangenti di questo video che riusciranno a entrare a bersaglio e vedremo proprio come Diesel Noi userà questo colpo. Ecco, in questa fase ad esempio che cosa succede? Diesel Noi è riuscito a chiudere il clinch ma sa che Samart evade da questo attacco, da questa fase del combattimento, e quindi che cosa fa intelligentemente? Proprio perché l'ha visto nelle fasi precedenti del match. Ecco, appena esce dal clinch porta un colpo, quindi appena Samart riesce a evadere, Diesel Noi porta un calcio, un colpo proprio per assegnare un punteggio in questa fase, nella fase d'uscita. Quindi prende un punto di vantaggio di Samart, l'uscita dal clinch, e la porta a suo favore, portando il calcio in questo caso, ok? Ok, adesso andiamo a vedere come Diesel Noi cerca il clinch in continuazione, ok? Che cosa fa? Utilizza sicuramente la guardia lunga, quindi tiene le mani lunghe verso Samart per impedire che quest'ultimo gli porti dei colpi. E che cosa fa? Guardate come avanza alzando le gambe, ok? Questo in Muay Boran, questa fase d'attacco, questa tipologia di entrata viene chiamato il passo del cavallo. È perfetto proprio per riuscire a chiudere la distanza o per chiudere il combattimento nella fase del clinch. È ottimo per impedire e bloccare gli attacchi dell'avversario mentre si sta attaccando. Secondo me dovete prenderlo questa tipologia di entrata e metterla nel vostro repertorio. Io l'ho utilizzato qualche volta in combattimento e devo dire che è molto molto utile. Provatela negli sparring, ve lo consiglio. Ok, un attimino ragazzi, prima di continuare con il video voglio dirvi una cosa: se queste tecniche ti stanno piacendo, se ti piace l'analisi delle tecniche dei grandi campioni di Muay Thai, c'è Tecniche dei Campioni, che è un percorso video
che da una parte ti permette di sostenere il duro lavoro che io faccio qua sul web. Infatti vedi che ogni giorno pubblico un nuovo video qua sul mio canale di YouTube, ti assicuro che è un lavoro della Madonna. Dall'altro ti do tantissime schede d'allenamento, ci sono all'interno di Tecniche dei Campioni dei percorsi video con dei video specifici per andare a affrontare, dove ti spieghiamo come andare a affrontare qualsiasi tipologia di avversari, come avversari alti, come ad esempio Diesel Noi, avversari forti di mano, avversari picchiatori, avversari che calciano forte, avversari forti in clinch. O inoltre a tutte queste analisi tecniche e strategiche ti diamo delle combinazioni estrapolate dalle tecniche di combattimento dei grandi campioni come Rotang, Super Bo, Buakao. Inoltre ci sono delle schede d'allenamento fisico funzionale alla Muay Thai e inoltre ci sono dei video tecnici concentrati sulla base della nostra disciplina. Ecco, sostenendo il mio canale, prendendo Tecniche dei Campioni, potete avere tutto questo. Tra l'altro ho fatto 3 diversi pacchetti di prezzi per poter arrivare alle tasche di chiunque. Andate a vedere il programma completo, trovate il link nel primo commento o in descrizione. Va bene, continuiamo con il video. Sempre su questo discorso vediamo come Samart lavora sui colpi per impedire il clinch a Diesel Noi. Quindi mette colpi corti, chiude, quando è chiuso, quando arriva nella fase del clinch, nella distanza del clinch, che cosa fa? Non si mette a chiudere in clinch perché avrebbe la meglio Samart, ma mette colpi corti. Infatti lo vediamo che lavora con i montanti, oppure se toglie troppa distanza porta i tip per impedire l'avanzata di Samart. Però secondo me il punto su cui vi dovete soffermare è proprio il fatto che Samart sulla corta distanza, avendo di fronte un avversario che è molto bravo a clinciare, che cosa fa? Porta dei colpi corti, cioè non permette lo scambio del clinch. Diesel Noi cerca di chiudere, Samart porta dei montanti, dei ganci. Ok, è importante questa cosa, perché se permettesse la chiusura a Diesel Noi la porterebbe a suo vantaggio, tirerebbe giù la testa di Samart e inizierebbe a portargli le ginocchiate. Ora combo interessantissima di Samart. Che cosa fa? Afferra la gamba di Diesel Noi, chiude con un calcio alto e chiude la combinazione con un pugno dalla stessa parte. Bella combo, tutti i lavori dalla stessa parte. Possiamo imparare un'altra cosa interessante da questa combo, che è il fatto di rispondere subito dopo aver afferrato la gamba dell'avversario, perché qui Samart vediamo che afferra la gamba dell'avversario, lo sbilancia, mette il primo colpo e mette il pugno di chiusura, quindi afferro, calcio, pugno. Bella combo. Adesso Diesel Noi ha la meglio perché riesce a chiudere in clinch Samart. Vediamo come gli abbassa la testa e gli porta le ginocchiate. Poi vediamo successivamente come Samart riesce a uscire e Diesel Noi riesce e cerca in continuazione di rientrare in questa fase, perché probabilmente gli sono entrate delle ginocchiate che hanno sortito un bel effetto sul corpo di Samart e Samart in questa fase è veramente in difficoltà. Vi lascio qualche secondo proprio per guardare e studiare questa fase del combattimento e per rimanere veramente affascinati dal lavoro di Diesel Noi quando riusciva a entrare nella sua God Mode, il clinch e le ginocchiate. Ora che cosa succede? Samart ha accusato le ginocchiate di Diesel Noi, quindi cosa decide di fare in questa fase? Diciamo qui dovremmo essere al quarto round, quindi siamo quasi alla fine. Che cosa fa? Lavora sulle gambe di Diesel Noi. Perché fa questa cosa? Perché non vuole permettergli di utilizzare ancora le sue gambe. Quindi che cosa fa? Cerca di martoriargliele con dei low kick. Vediamo come porta dei low kick interno coscia e come glieli porta anche esterni. In questa fase cambia anche guardia, perché a volte lavora con la guardia ortodossa, a volte si mette in guardia mancina. Perché è interessante per Samart utilizzare anche la guardia mancina? Perché mettendosi in mancina la ginocchiata forte di Diesel Noi non gli arriva più sul fegato. Non solo, dalla posizione della guardia mancina Samart, bloccando con la gamba davanti, riesce magari a portare un danno sulla gamba che Diesel Noi utilizza per attaccare, perché nel momento in cui lui porta la ginocchiata Samart usa il blocco va a finire all'interno coscia della ginocchiata di Samart, di Diesel Noi, scusatemi. Fa veramente male questa cosa, quindi può essere intelligente quando sei un avversario tipo
Diesel Noi, ovviamente stiamo facendo un'analisi e non credo che nessuno troverà mai più avversari come Diesel Noi, però sarebbe intelligente quando si trova un avversario alto che utilizza quello stile di combattimento, il fatto magari di cambiare la guardia, mettersi in guardia opposta e andare a bloccare sul tempo nel momento in cui gli porta la ginocchiata, proprio per entrare con la tibia sul suo interno coscia. Bellissima azione secondo me. Ora questo frangente è interessante da analizzare perché vediamo come Samart si concentra a picchiare con le mani e Diesel Noi invece si concentra a rispondere con le ginocchiate. Diciamo che questo frangente, se potessimo dargli un titolo, lo chiameremmo pugni contro ginocchiate. È proprio uno scambio continuo di pugni di Samart e ginocchiate sul tempo di Diesel Noi. È veramente interessante vedere come Diesel Noi si chiude, si allunga, porta le ginocchiate. Invece Samart si chiude per impedire questo colpo, per impedire che questo colpo arrivi a bersaglio, accorcia la distanza e porta dei ganci devastanti. La situazione continua per qualche secondo molto lungo per i due, e Samart che cosa fa? Nel momento in cui Diesel Noi cerca di chiudere in clinch, esce lateralmente, porta un gancio sul viso di Diesel Noi che sortisce questo colpo e chiude con un night kick devastante, che anche questo colpo secondo me sortisce un bel effetto su Diesel Noi, che tuttavia va bene, accusa il colpo, però riparte all'attacco e continua a lavorare. Ora un lavoro strategico di Samart che possiamo prendere e mettere nel nostro repertorio. Vediamo come rimane di fronte a Diesel Noi a portare dei pugni devastanti, quindi rimane piazzato, proprio piazzato, bello fermo, centrato davanti a Diesel Noi e porta dei pugni devastanti, proprio in maniera forte. Poi, di punto in bianco, appena Diesel Noi porta una ginocchiata, che cosa fa Samart? Evade lateralmente con un bellissimo spostamento laterale, appena la gamba di Diesel Noi appoggia a terra, lui gli tira una zampata di low kick. Ecco, bellissimo perché strategicamente? Perché da una fase dove rimani piazzato totalmente, fai credere all'avversario che vuoi lo scambio, pum, di punto in bianco evadi di lato e vai a cercare un buco e un punto sensibile dell'avversario. Anche questa secondo me è una di quelle combo che dobbiamo mettere nel nostro repertorio. Ok ragazzi, io direi che abbiamo analizzato un po' di tecniche di questo combattimento, di questi due grandissimi atleti, due dei più grandi atleti mai esistiti ad oggi, tutti e due ancora in vita per fortuna. E chi ha vinto questo match? Il match al tempo lo vinse Diesel Noi, ok? Tuttavia Samart secondo me ha avuto una buona gestione del match, è stato giusto dare la vittoria a Diesel Noi e è giusto che questo combattimento rimanga veramente negli annali come miglior combattimento di Muay Thai, uno dei migliori combattimenti di Muay Thai mai fatto. Ok ragazzi, scrivetemi nei commenti, secondo voi, quali sono stati altri combattimenti di Muay Thai che possiamo annoverare tra i migliori della storia della nostra disciplina. Scrivetemeli qua sotto e mi piacerebbe andare a analizzarli portando a voi, secondo me quelle che sono state le tecniche migliori di questi. Spero che questo video vi sia piaciuto e nulla, ci vediamo domani con un altro video dove parliamo o di Muay Thai o di Thailandia. Ciao ragazzi! Thank you very much.